Allora, torniamo alla nostra lavorazione, chiedo scusa, questa qua, e lasciamo per il momento da parte il soggetto, quindi lo facciamo sparire con l'occhietto cliccando dove c'ho la cartellina, quindi mi sparisce tutto. Accendo il mio livello di sfondo e il livello di sfondo lo voglio mettere sopra al soggetto, quindi clicco col tasto sinistro, sposto sopra la cartellina e mi troverò lo sfondo sopra a soggetto. Allora, all'interno dello sfondo, come avevamo visto, ci sono tre livelli. Allora, lasciamo un attimo in sospeso questo livello che lo vediamo dopo e lo sposto sopra e clicco sull'occhio e lo faccio sparire. Al momento mi interessano questi due livelli, che è lo sfondo che avevo scelto, uno fotografato un pochino più chiaro, uno un pochino più scuro. Allora, prima di tutto andiamo a vedere con CTRL I, avvicinando l'immagine, se questi due livelli sono allineati. Clicco su questo livello qui, vado a spostare l'opacità e vedo immediatamente se sono allineati. Ok, direi che sono perfetti. Vi chiederete, ma perché guardi se sono allineati? Se eri sul cavalletto, anche se si è sul cavalletto, è un attimo, con 30 secondi di esposizione, un micro mosso, soprattutto con, come avete visto poi in quello di prima, dove ci sono fiori, si va con la torcia molto vicino, è un attimo che mi si sposti qualcosa, quindi sempre è bene controllare. A questo punto, in questo caso, non voglio fare altro che cambiare l'opacità e andrò a mettere circa, se non ricordo male, avevo messo un 10%. Allora posso spostare l'opacità o con la linguetta o anche andando dentro e scrivendo 10. Quindi l'opacità è del 10%. CTRL meno, ridimensioniamo e vediamo un prima e un dopo. Ho leggermente schiarito quella che è la nostra immagine di sfondo. Ora vi ricordate che avevo fatto questo scatto bianco? Ora vi spiego che cosa serve questo scatto. Siccome io ho lo sfondo separato dal soggetto, io dovrò andare ad avere una maschera che mi separi il soggetto in maniera che si veda lo sfondo. Realizzare le maschere, soprattutto quando ci sono queste piccole cose, fiori, petali, eccetera, è molto difficile, è un lavoro davvero certosino. Facendo questo scatto, io ho come diciamo una premaschera che mi consentirà velocemente di andare a scontornare quella che è la parte dei petali praticamente. Quindi non faccio altro che prendere lo strumento qua in questa parte, bacchetta magica. Lo strumento bacchetta magica è uno strumento che praticamente fa delle selezioni in base a quello che è il contrasto di colore. In questo caso abbiamo un contrasto altissimo, questo bianco di sfondo, quindi io vado a cliccare e lui già mi prende una grande parte. Ho dimenticato un piccolo particolare, un attimo, modifica, annulla bacchetta magica, c'è questo piccolo pezzettino qua che lui non prenderà, quindi io per avere tutto prendo un pennello, il bianco, e vado a pennellare questa parte, anche se non verrà bianca perfetta, non mi interessa, l'importante è che lui la veda come bianco. Adesso qua avevo l'opacità, così, ok, bene. Quindi di nuovo bacchetta magica, prendo il bianco, vedete che adesso me l'ha preso, anche se non è proprio un bianco uguale, ma a me interessa che lui mi vada ben a mascherare questi fiori, quindi continuo a cliccare finché lui non mi va a prendere tutte le aree molto chiare. Se voglio posso andare anche a prendere queste piccole parti, avvicinandomi molto con CTRL più, queste piccole parti all'interno, e lui mi andrà a fare una selezione praticamente quasi perfetta per eventualmente poi fare la mascheratura del nostro soggetto sullo
sfondo. Adesso sto andando sempre naturalmente molto veloce. Vedete che lui mi sta prendendo tutta questa maschera. A questo punto, control meno, torno alla visualizzazione a schermo intero. Quindi io ho selezionato adesso tutta la parte bianca, che è quella che voglio andare a togliere. Quindi spingo il tasto del, quindi il tasto canc, se avete tastiera con la parte italiana, e vedete che lui praticamente mi fa tutte queste formichine, diciamo così, formichine, quadrettini, che mi rendono praticamente lo sfondo trasparente. Se io vado a vedere, in effetti con questi due livelli sotto, io vedo adesso quello che è il mio sfondo con davanti l'immagine. Però io voglio che sia questa immagine nera, quindi io vado su questo livello, vado a invertire, seleziona inversa, quindi lui mi va a invertire la selezione e io questa selezione la vado a riempire con un colore nero. Adesso qua mi si è cambiato il colore, così vi faccio vedere. Allora, inverto, adesso c'è un marrone, clicco, vado a prendere il nero. Ricordatevi che il nero puro è quello che ha 6 zeri, do ok, quindi ho colore di primo piano nero, prendo questo pentolino che si chiama strumento secchiello, che è riempimento, e vado a riempire tutta la mia area selezionata. Oppure posso anche prendere il mio pennello, andarlo a ingrandire e andare a pennellare sulla selezione. Mi pare che più o meno, ripeto, questo è solo un dimostrativo, mi sembra che sia venuto un bel lavoro, quindi faccio seleziona, deseleziona. Quindi io adesso ho una maschera praticamente quasi perfetta di quello che è il mio soggetto principale. Allora, adesso andrò a cambiare il metodo di fusione da normale a luminosità. Proviamo a fare una cosa adesso. Apriamo sotto, accendiamo, diciamo, il nostro soggetto. Non succede nulla. Dobbiamo andare a cambiare in questa cartella di sfondo, che in questo momento ha questa parola attraversa, lo dobbiamo andare a mettere su schiarisci, questo sistema di fusione praticamente. Su schiarisci io mi trovo quello che è lo sfondo che avevo scelto da questi due sfondi uniti insieme. Ne sposto uno, vedete, diventa scuro, mi accendo e spendo uno e diventa scuro, e questo qui mi va a mascherare in maniera che io vedo da sotto invece il mio soggetto sul quale avevo lavorato. Ora qua c'è da avvicinare un attimo e dire alcune cosettine in merito. Se vedete però ci sono un pochettino di parti qua da sistemare, quindi cosa devo fare? Io devo andare a ridurre questa parte come dimensione, cioè praticamente questa mascheratura nera è un pochino grande, quindi cosa faccio? Vado col tasto di destra come seleziona pixel, quindi lui mi va a riprendere la mascheratura, e su questa selezione vado a dirgli modifica contrai, cioè praticamente gli diciamo di ridurci un pochettino la mascheratura. Proviamo con un 5 pixel, spingiamo il tasto, invertiamo, chiedo scusa, selezione, andiamo a fare l'inversione della selezione, spingendo il tasto del, ecco che praticamente io ho ridotto la dimensione della parte. Vedete che le formichine che mi indicano la selezione, mentre prima erano proprio a livello delle mie foglioline, adesso sono andate
internamente, quindi io non vedo più il bordo nero. Per farvi vedere, torno un attimo indietro, vedete? Io adesso ho cancellato questo bordino e quindi non ho più il bordo nero. Anche questa è una cosa fatta in maniera un po' grossolana, quindi seleziona, deseleziona, va guardato bene che non ci siano parti che sbordi la mascheratura, ad esempio voler essere pignoli, qui un pochettino si vede, quindi possiamo eventualmente spostarci un pelino internamente. Qua ad esempio c'è una piccola parte del nero che era rimasto. Allora, non essendo questa una vera e propria maschera, per poter cancellare queste aree devo usare lo strumento gomma, perché anche se fa la funzione di maschera, in realtà questo è un vero e proprio livello, quindi posso fare questa piccola pulizia andando in dettaglio in tutti i punti interni dove vedo che c'è rimasto del nero e anche in queste parti qua, ad esempio, posso fare la pulizia, vedete che spunta qualcosina, ma non dobbiamo lasciare, ecco, vedete questa qua come si è venuta carina adesso, c'è questa parte, forse qui, insomma, bisogna lavorarci bene. Ecco, qua ad esempio c'è una parte che si vede molto spostata, insomma, bisogna essere molto precisi e lavorare molto 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 bene. Arrivata a questo punto c'è un'altra piccola cosa che voglio fare e trovo che questo sfondo sia abbastanza piatto praticamente, anche perché io non avendo tante luci eccetera non posso giocare più di tanto, metto una luce qui, metto una luce là, i miei strumenti sono abbastanza limitati, quindi mi piacerebbe però che fosse un pochino più interessante come sfondo. Quindi cosa faccio? Sulla cartella sfondo vado ad applicare una maschera di livello, perché in effetti le maschere di livello si possono applicare sia sui livelli singoli sia sugli sfondi. Quindi vado ad applicare sullo sfondo una maschera di livello, la vado ad invertire con CTRL I e poi, quindi a questo punto lui mi sta cancellando tutto quello che abbiamo lavorato fino adesso sullo sfondo e mi sta facendo vedere solo il mio soggetto. Io farò riapparire il mio sfondo però in maniera più, secondo me, carina e interessante. Vado a prendere lo strumento, se lo vedo qua, lo strumento che si chiama strumento sfumatura, un graduato praticamente. Con il tasto sinistro del mouse vado a cliccare in una posizione, diciamo in questo momento sono circa a metà del fiore nel bicchiere, mi sposto, vedete che si crea questa linetta, mi sposto un pochino in qua, circa così, e rilascio il tasto. Questo cosa mi ha creato? Mi ha creato praticamente questa sfumatura che mi va a tirar fuori quello che è il mio sfondo sottostante. A questo punto io posso adesso andare a lavorare in maniera selettiva su questa maschera. In quale modo? Normalmente i livelli e le cartelle stesse rispetto alle maschere sono ancorate, cioè sono praticamente unite fra di loro, sono insieme. Però se io vado a cliccare su questo, spero che si veda il lucchettino, io stacco la maschera dalla cartella, in questo caso. Quindi la maschera diventa una cosa a sé sulla quale io posso fare delle modifiche. Se io ad esempio adesso spingo il tasto, i tasti, la combinazione di tasti CTRL T, come vedete mi si apre questa parte che è la selezione della mia maschera. Con questa selezione io adesso posso spostare la maschera, ingrandirla, rimpicciorirla e ruotarla. Se mi posiziono qua su un lato nell'angolo, praticamente la posso ruotare.
Questo cosa succede? Praticamente io sto muovendo soltanto quella che è la maschera e non quello che è lo sfondo. Quindi in base a come muovo la maschera tiro fuori lo sfondo a mio piacimento. Per spostarla posso mettermi qui, si forma la freccetta, la posso spostare, oppure la posso anche ruotare nell'altro senso. Adesso non mi ricordo, un attimo, vediamo come l'avevo fatta qua. Ecco, l'avevo fatta in questo senso, da questa parte. Ok, secondo me così può essere considerata carina. Attenzione che qua mi sta dentro, quindi bisogna che esco un attimo. Tra l'altro qua c'è la molletta anche da sistemare, questi sono poi tutti i ritocchi che naturalmente vanno fatti. Io vi sto facendo vedere solo una piccola parte, altrimenti questo video diventerebbe lunghissimo. Spingo il tasto invio e praticamente la nostra maschera ha tirato fuori il nostro sfondo. Possiamo anche decidere, per rendere più armoniosa la cosa, non proprio un fascio di luce lì, di fare una piccola sfocatura. Quindi cliccando sulla maschera vado in filtro, sfocature, controllo sfocatura. Ecco, secondo me così potrebbe essere già abbastanza interessante, quindi do ok. E possiamo anche decidere di ridurre un po' l'opacità per renderla un pochino più morbida. Poi c'è una cosa che avevo visto che io qua avevo fatto nel mio livello di sfondo, esatto, perché logicamente se io ho una luce, bisogna sempre cercare di ragionare su quella che è la realtà. Se io ho un fascio di luce che mi va in questo modo, il tavolo da questa parte dovrebbe essere non così nero, dovrebbe essere chiaro. Quindi per fare questo io posso andare a mettere su questo livello qua una maschera di livello, e se non sbaglio l'avevo messa chiara, esatto, in questo caso chiara, e con il pennello nero posso andare a pennellare questa parte del tavolo in maniera da schiarirla, così che è evidente che se lì c'è un raggio di luce anche questa parte dovrebbe essere un pelino più chiara. Quindi bisogna sempre cercare di ragionare per avere le cose. Poi comunque il tavolo non mi piaceva tutto così scuro. Ok, insomma, più o meno è questa la questione. Ecco, prima e dopo direi che è più plausibile che se ho in questa parte un fascio di luce, questa parte sia chiara. E comunque insomma sono sempre cose un po' estetiche. Ad esempio in questo caso ho lasciato più scuro da questa parte, considerando che ho il fascio di luce di là, e ho schiarito invece questa parte di qua. Io adesso vi farò vedere, passerò al mio livello effettivo, vi farò vedere alcune cose che ho fatto, che sono una, la pulizia della fotografia. Io sono abbastanza pignola per certe cose e praticamente vado sempre a ripulire eventualmente un po' di pelletti, un po' di polvere, un po' di piccole cose, quindi mi avvicino e vi faccio vedere, soprattutto ad esempio sul bicchiere, questo livello di pulizia come ha agito prima e dopo. Non so se riuscite a vedere, su questo bicchiere ci sono tutti questi difetti e tra l'altro ci sono anche dei pixel bruciati qua, non so se si vede, tipo qua, ecco. Io queste cose nelle foto non le voglio, quindi il livello di pulizia, che è questo qua, mi va appunto a ripulire tutti questi piccoli difetti che ci possono essere sia sui nostri oggetti che non. Livello di pulizia, vado nell'ultimo mio livello sopra, in questo caso la cartella,
vado ad aggiungere un nuovo livello che lo trovate qui in basso a destra con la freccetta, clicco e non so perché non me lo posiziona sopra, ma a me non mi interessa, lo trascino tenendo premuto il tasto di sinistra del mouse, lo trascino su e praticamente io vado a usare un pennello correttivo che mi va a pulire tutti questi difetti. Vedete, il fatto di lavorare per i livelli è molto comodo perché ogni volta io posso andare, come avevo ad esempio fatto in questo caso, andare a sistemare e modificare qualcosa che mi sono accorta che non va più bene o che c'erano delle migliorie da fare. Quindi anche questo livello di pulizia lo faccio a parte, perché se poi ho bisogno di andare a fare altre cose posso intervenire su questo livello. Allora posso prendere il pennello correttivo al volo, che se non sbaglio è questo qui, esatto, che praticamente voi lo prendete, cliccate col tasto sinistro sopra il difetto e lui magicamente ve lo toglie. Andiamo a vedere se trovo, ecco, questo è un pixel ad esempio bruciato, clicco e lui me lo toglie. Naturalmente più piccolo è il pennello meglio il lavoro viene preciso. Ecco un altro pixel, trick, lo togliamo, piccolo errorini qui, e anche molto molto velocemente fa questi lavoretti. Quindi io tutte queste cose, questi sono proprio difetti che erano nel bicchiere, qualche peletto, sapete che io ho un gatto in casa, quindi delle volte capita che ci scappa un qualche peletto. Insomma, questo è il mio livello di pulizia, dove io vado a cercare tutte quelle cosettine che non sono belle. Non faccio quasi niente nei fiori, perché i fiori, visto che tra l'altro sono secchi, sono belli così come sono, ma se volessi, trickete, tolgo questa piccola macchiolina. Insomma, questo è il mio livello di pulizia.